Rieccoci con un nuovo video e come vedete quest'oggi con i Grange Tarot. Io vi lascio ragazzi il link in descrizione del video precedente a questo in cui appunto ho spiegato un po' la nascita di questo mazzo e appunto il come e il perché sia così legato alla cultura grunge, della musica in particolar modo, di questo grande movimento degli anni 90, ovviamente del Novecento, che ha veramente contribuito, specialmente da un punto di vista musicale, a creare sicuramente delle canzoni meravigliose, ad esempio quelle dei Nirvana che io amo particolarmente, ma anche appunto a lasciarci uno scorcio importante sull'interiorità, probabilmente anche intensa e dolorosa, non solo di chi cantava queste canzoni, ma anche probabilmente del vissuto di molti di noi. Quindi se volete ovviamente potete appunto andare a rivedere questo mio video e appunto vi lascio il link in descrizione in modo da facilitarvi appunto il ritrovare questo video. Allora, nella stesa di oggi ci andremo ad occupare di un argomento inerente ad una storia clandestina o comunque nascosta che voi avevate con un uomo ovviamente già impegnato nel senso di sposato, piuttosto che fidanzato, piuttosto che convivente. Persona che non sentite da un po' di tempo, da qualche settimana, magari anche da qualche mese, perché solitamente in situazioni di questo genere può assolutamente capitare. Vogliamo cercare di capire innanzitutto se c'è una spiegazione, probabilmente anche la più plausibile, a questo comportamento, a questo allontanamento da parte di quest'uomo. Vogliamo cercare di capire cosa pensa ancora di voi, del vostro rapporto, i pro e i contro più che altro che vede nella situazione, che cos'ha nel suo cuore, ovviamente l'entourage che lo circonda, quindi anche il rapporto evidentemente con la compagna ufficiale e ovviamente una carta per me molto importante, il consiglio che a questo punto vi viene dato dagli arcani ed infine ovviamente il futuro, cioè che cosa appunto nel prossimo futuro potrebbe accadere tra voi e quest'uomo. Quindi per chiunque si sia sintonizzato su questo video per il principio di sincronicità, chiediamo appunto agli arcani: quest'uomo perché si è allontanato da me? Che cosa pensa ancora di me? C'è qualche problema per caso in famiglia con la compagna ufficiale? Che cosa farà? Mi ricercherà, mi ricontatterà, la lascerà chiusa? Cosa dovrei fare io, ovviamente, per eventualmente portare a casa un risultato? Vediamo un po'. Io inizio a mescolare gli arcani. Vediamo un po' quest'uomo con il quale avevate appunto una storia nascosta. Come sta vivendo anche questo momento di allontanamento da voi? Come sta? Perché si è allontanato? Se ha intenzione in qualche modo di risentirvi, di rivedervi, se ci sta già pensando. Vediamo un po' questa persona, che cosa ha nel suo cuore, nelle sue intenzioni e come volontà. Vediamo un po'. Allora. Vediamo questa che deve uscire. Perfetto.
Allora, mettiamo qua il mazzo. Ok, allora, partiamo dalla prima posizione, ossia il presente. In questo momento come sta vivendo il presente questa persona, questo allontanamento da voi. Allora, la carta del mondo potrebbe essere una persona in viaggio, perché la carta del mondo mi parla ovviamente innanzitutto di spostamenti. Quindi potrebbe essere una persona in viaggio per lavoro o magari ancora in viaggio per vacanza, anche se obiettivamente mi sembrano vacanze un po' tardive, però ci sono persone che comunque amano appunto andare in vacanza a settembre, anche evidentemente per evitare la tremenda calca e ressa di agosto, quindi molte persone comunque potrebbero ancora essere in viaggio per appunto in qualche modo un viaggio di piacere, ma potrebbe essere una persona in viaggio per necessità, quindi per esempio per lavoro oppure perché potrebbe raggiungere la propria famiglia di origine nel caso in cui per esempio abiti lontano dalla propria famiglia di origine. In realtà la carta del mondo ci parla proprio di un tentativo che sta facendo questa persona di ricostruire comunque la sua vita partendo da basi completamente nuove. La carta del mondo ci parla proprio di un cambiare pelle, di un chiudere un ciclo per aprirne uno nuovo. Quindi ragazzi, io non escludo il fatto che questa persona possa trovarsi in una situazione di separazione o di divorzio dalla compagna ufficiale, o comunque c'è qualcosa del loro rapporto che ha preso una piega fortemente negativa e probabilmente risolutiva, perché la carta del mondo in amore può rappresentare una relazione che giunge al termine, perché ormai si è arrivati alla conclusione, non si ha più nulla da dirsi, da darsi, e quindi si decide eventualmente di voler ricominciare con un altro partner. Però è chiaro che essendo appunto il 21esimo arcano maggiore, quindi l'ultimo degli arcani maggiori, rappresenta proprio la fine, la chiusura di un ciclo. Quindi questa persona è arrivata ad un punto della sua vita in cui ha deciso di effettuare un effettivo appunto cambiamento, lasciandosi alle spalle tutta la negatività del passato e sentendosi ora libero appunto di percorrere il proprio nuovo cammino lontano da ostacoli e preoccupazioni. Quindi è una persona che ha iniziato un nuovo cammino. Vi ripeto, potrebbe essere sia da un punto di vista sentimentale, per cui qui c'è proprio la chiusura con un rapporto di vecchia data, quindi con la compagna ufficiale in questo caso, e anche potrebbe trattarsi della chiusura di un contratto di lavoro per iniziare un lavoro completamente nuovo, perché il mondo ci parla anche di completezza e di soddisfazione da un punto di vista economico, ok, professionale. Quindi in questo caso molto probabilmente questa persona da poco tempo, perché la carta del mondo è una carta veloce, quindi probabilmente nelle scorse settimane, diciamo massimo entro i passati 3 mesi, questa persona ha veramente apportato un enorme cambiamento alla propria esistenza. Ha affrontato un cammino molto lungo, questa persona, un cammino fatto di fatiche, di preoccupazioni, di nemici, di ostacoli che continuavano a rallentare questo suo successo. Ad oggi invece questa persona si sente molto appagata perché in qualche modo sa che in questo momento sicuramente può dare vita ad un nuovo percorso della sua stessa esistenza. Quindi è una persona fondamentalmente ottimista in questo momento, perché è come se tutti i suoi sogni in questo momento stessero prendendo corpo. Quindi si sente comunque quasi arrivato per quanto riguarda quelli che sono proprio i suoi obiettivi. Quindi c'è una sorta di nascita a nuova vita. Ovviamente questa carta ci riporta sicuramente alla copertina di Nevermind, dei Nirvana, dove c'è questo bambino che appunto sta nuotando, un neonato che sta appunto nuotando spensierato e allegro in queste acque così pulite e cristalline. Quindi in realtà in questo caso questa persona sente che i propri sforzi
stanno per essere ripagati, probabilmente anche appunto grazie all'aiuto appunto di persone che in qualche modo lo hanno molto aiutato, probabilmente appunto anche familiari, probabilmente i suoi genitori o comunque fratelli. Quindi è una persona che finalmente è riuscita ad evitare tutti quei limiti, anche magari autoimposti, che in qualche modo gli avevano creato impedimenti e illusioni. Quindi questa persona si sente finalmente nel posto giusto al momento giusto, è come se avesse trovato un po' il proprio posto nel mondo. Quindi in realtà in questo momento è una persona che sta affrontando appunto un cambiamento talmente grande, ma veramente grande, direi epocale nella sua vita, che molto probabilmente è chiaro che preferisce in qualche modo gestirlo da solo, lontano da voi, proprio perché qui c'è un carico non solo a livello emotivo, ma anche evidentemente a livello pratico di situazioni da sistemare che evidentemente in qualche modo lo appesantiscono. È come se, perdonatemi il termine, ma non abbia tempo per altre distrazioni in questo momento, ma non perché voi siete un peso, ma perché evidentemente in questo momento lui ha altre priorità, cioè il sistemare la sua vita da capo, ok? Il mondo ci parla appunto anche di uno spostamento, come vi dicevo all'inizio, quindi potrebbe aver effettuato per esempio uno spostamento di abitazione, quindi un trasloco piuttosto che un trasferimento per appunto lavoro o per altre necessità. Quindi è una persona che si è mossa tanto, sia a livello progettuale che anche probabilmente a livello pratico. Vediamo che cosa vede ancora di bello in voi questa persona. Il paggio di coppe vi vuole sentire, questo sicuramente. Il paggio di coppe ci parla di comunicazione, un po' come tutti i paggi ovviamente che rappresentano le comunicazioni. Questa è una persona che probabilmente vi vuole scrivere, tra l'altro anche a breve perché è un paggio di coppe, quindi in tempistiche abbastanza veloci. Tra qualche settimana sicuramente al massimo questa persona vi vuole invitare appunto in qualche modo a potervi vedere, a prendere un caffè, mangiare una pizza assieme. È una persona che comunque vuole scrivervi un messaggio coppe, quindi anche romantico, d'amore, in cui potrebbe proprio volervi esternare la difficoltà a livello sentimentale del dover essere stato lontano da voi. Quindi è una persona che ha tutte le intenzioni di tornare da voi, assolutamente non ha intenzione di chiudere, anzi è una persona che vuole tornare con qualcosa di piccolo però, perché è un paggio, quindi un messaggio, può essere appunto una lettera, qualcosa comunque di molto romantico, che però evidentemente a voi potrebbe fare sicuramente molto piacere. Quindi in questo caso, come vedete, abbiamo una giovane donna che sta in qualche modo servendo a dei tavoli, quindi è una cameriera ed è infatti la protagonista della canzone Chloe Dancer dei Mother Love Bone, che rappresenta proprio una giovane e bella ragazza che appunto sta sperimentando il primo lavoro, anche soprattutto a contatto con il pubblico, e quindi sta, diciamo, sperimentando se stessa in un luogo nuovo, in un ambiente nuovo, nel mondo del lavoro. Quindi vi ripeto, questa è una persona che molto probabilmente sta affrontando una fase nuova della propria vita e ha intenzione di riaffacciarsi a voi proprio con gli occhi della giovinezza, come una persona che in qualche modo vuole rivivere delle situazioni in maniera semplice, in maniera entusiasta, in maniera felice, quasi con gli occhi appunto sognanti di un bambino che ha ancora comunque una forte sensibilità, parliamo di coppe, e ovviamente delle emozioni e dei sentimenti che chiaramente lo guidano. Quindi vuole in qualche modo allontanarsi da delle difficoltà, perché comunque è una persona, vi ripeto, in questo momento molto ottimista, si sente capace, ha uno spirito importante, potente, per cui in questo momento sente di poter rinunciare a tutte quelle contrarietà che in qualche modo lo hanno fino ad ora allontanato da voi. Quindi in primo piano, per quanto riguarda il paggio di coppe, abbiamo appunto le comunicazioni. Quindi questa persona sicuramente, vi ripeto, vi vuole sentire, vi vuole invitare, vi vuole scrivere un messaggio, un SMS, vi ripeto, qualcosa di piccolo ma comunque molto significativo, dove si mostrerà quasi in maniera infantile, quasi come un ragazzino ad una prima cotta, e quindi vi farà sicuramente delle buone proposte. Il paggio di coppe, come un po' tutti i paggi, viene identificato
e trova il suo corrispettivo nell'arcano maggiore del matto. Di conseguenza sicuramente vi chiamerà o vi manderà questo messaggio, vi farà questo invito quando voi meno ve lo aspettate. Quindi è una carta che rappresenta, diciamo, l'improvvisazione o comunque appunto l'imprevedibilità di un'azione. Allora, vediamo che cos'ha nel cuore quest'uomo. La carta del giudizio, ve l'ho detto che questa è una persona che vuole cambiare pelle, vuole proprio cambiare completamente vita. Questa è una persona che probabilmente appunto ve ne vuole parlare, perché la carta del giudizio anche in questo caso appunto rappresenta come il paggio delle comunicazioni, quindi una telefonata, un sms, un messaggio. Però vi ripeto, come vi ho detto poco fa, magari qualcosa di piccolo ma estremamente importante. Il giudizio ce lo appunto ribadisce, cioè questa persona deve portarvi delle comunicazioni molto importanti e ha intenzione di farlo veramente in tempi brevi, proprio perché in realtà la carta del giudizio ci parla appunto di tempistiche che al massimo possono aggirarsi entro un paio di settimane o al massimo appunto un mesetto circa. Però effettivamente questa è una persona che ha voglia proprio di sentirvi in tempi molto veloci, addirittura si può trattare anche di pochi giorni, quindi di solito intorno al mese di tempo come attesa. Quindi è una persona che comunque vi vuole parlarvi di che cosa? Proprio di questo grande cambiamento, il giudizio, di questa rinascita che in questo momento questa persona sta affrontando. E lo farà, vi ripeto, in maniera appunto pulita, in maniera onesta, perché il giudizio rappresenta proprio anche il confidarci in maniera diretta nei confronti di qualcuno, e vi parlerà di importanti decisioni che ha preso appunto nella sua vita in questo ultimo periodo. Quindi ci sono state delle prese di posizione da parte di questa persona estremamente importanti riguardo alla propria vita. La carta del giudizio rappresenta proprio qualcuno che dal passato ritorna per poter portare a delle spiegazioni, anche ad una riappacificazione, quindi all'arrivo di sorprese inattese e fortemente positive. Ma ci parla proprio di un momento di verità. Quindi questa persona sicuramente vi parlerà di tutte le soluzioni positive che in qualche modo ha attuato per risolvere tutte le problematiche della sua vita, e vi parlerà di questo grande processo di trasformazione che ovviamente lo ha coinvolto. Quindi cambiamenti non soltanto, vi ripeto, da un punto di vista anche sentimentale, quindi vi ribadisco che potrebbe aver deciso di lasciare la compagna ufficiale, ma anche cambiamenti appunto di luogo, per esempio di residenza e di lavoro. Quindi chiaramente è una persona che magari ha anche cercato di superare dei vecchi schemi, delle vecchie abitudini. Quindi sicuramente in questo caso questa persona ha in qualche modo attraversato un periodo importante della sua vita, un periodo direi epocale, di cui assolutamente vi vuole parlare. Tra l'altro il giudizio rappresenta anche un ipotetico appunto incontro, quindi vedete il guardarsi faccia a faccia per dare delle dichiarazioni importanti, portare delle comunicazioni fondamentali ad una persona ovviamente che in questo caso si vuole, che si ama. Guardate per esempio questa carta come viene rappresentata in maniera così luminosa grazie appunto a questa luce di questo faro che illumina questa nuova vita, illumina questo rapporto, illumina la nascita di un qualcosa di nuovo, illumina questo mare, questa canzone, ne celebra anche la bellezza dell'arte. In questo caso viene rappresentata appunto la canzone Hunger Strike dei Temple of the Dog, che rappresenta proprio una sorta di inno al giudizio universale, come una sorta di risveglio, dove obiettivamente tutte le persone che hanno subito, i deboli, gli infermi, riescono comunque ad avere quello che è in realtà il soddisfacimento pieno di tutte le sofferenze che sino ad ora hanno dovuto subire. Quindi tutto ciò che di indegno, tutto ciò che di doloroso queste persone hanno subito, in realtà gli viene restituito in termini di fortuna, benessere e giustizia. Quindi in qualche modo questa persona si sente veramente ormai priva di limiti, sente di potersi spingere per poter quasi toccare i propri sogni, realizzando tutte le proprie speranze ed eliminando ovviamente anche le proprie paure. Vediamo a questo punto
che cosa questa persona vede di negativo nel vostro rapporto, perché non vi ha ancora cercato obiettivamente i contro della situazione. L'8 di spade. Allora, sicuramente qui c'è una buona dose di pettegolezzi, una buona dose di maldicenze, una buona dose di malelingue, quindi persone che in qualche modo possono stargli addosso per poter appunto osservare tutti i suoi movimenti. Quindi guardate anche tutti questi microfoni che in qualche modo stanno evidentemente cercando delle spiegazioni, delle notizie da parte di questa giovane donna, di questa giovane artista, ovviamente però fino quasi a farla sentire in uno stato di ansia, di preoccupazione, quasi a soffocarla. Perché obiettivamente questa persona si sente un po' con gli occhi puntati addosso di tante persone. Ovviamente è una persona, abbiamo detto, impegnata, di conseguenza nel caso in cui questa persona decida ovviamente in qualche modo di allontanarsi o abbia deciso di separarsi o allontanarsi dalla compagna ufficiale, è chiaro che questa persona possa provare un senso di ostilità da parte per esempio del gruppo amicale, perché c'è sempre qualcuno a cui non va bene, che deve criticare eventuali scelte, o magari proprio i suoi stessi familiari, che non vedono per esempio di buon occhio il fatto che si allontani da lei. Quindi in realtà ci sono sicuramente ancora delle piccole dispute, perché l'otto di spade ci parla comunque di piccoli litigi, quindi non di zuffa ovviamente, ma di piccoli litigi che in qualche modo possono aver preoccupare tuttora questa persona. Non hanno impedito e non impediscono a questa persona di sognare e comunque di realizzare i suoi sogni, i suoi desideri, perché abbiamo visto che questa persona li ha già abbondantemente realizzati ed è già sulla buona strada. Ma obiettivamente è chiaro che in questo momento anche il piccolo passo falso potrebbe comunque costargli. Di conseguenza questa persona non vuole assolutamente dover rischiare, quindi preferisce rimanere quasi appunto senza voce, ok? Quindi non contattarvi proprio perché in qualche modo è una situazione ancora in divenire, decisamente ignota, che in qualche modo ci sta, che possa comunque ancora un po' spaventarlo. Ma vi ripeto, dovuto soprattutto all'intervento di personaggi esterni, ovviamente alla sua volontà, che possono in qualche modo creargli anche delle piccole apprensioni, magari dei consigli sbagliati, dei giudizi dati in maniera frettolosa da persone però delle quali lui si fida, che quindi in qualche modo lo hanno bloccato. Ecco perché. Quindi l'otto di spade ci parla proprio di situazioni in qualche modo vincolanti, autolimitanti, castranti, dovute proprio alla presenza di appunto terze persone che in qualche modo si possono essere frapposte tra lui e voi con dei pettegolezzi, delle parole di troppo dette nel momento sbagliato, che quindi vi ripeto in qualche modo hanno bloccato questa persona nel tornare da voi immediatamente e probabilmente anche nel parlarvi di quello che effettivamente sta accadendo nella sua stessa vita. Quindi sta affrontando, diciamo, ha affrontato un momento di chiusura proprio perché ha preferito evitare qualsiasi tipologia di errore, non vuole compiere passi falsi questa persona. Vediamo però a questo punto l'ambiente che lo circonda. Qui abbiamo il cavaliere di bastoni. Allora, sicuramente, ve lo dicevo, qui c'è qualcuno che lo ha aiutato. Il cavaliere di bastoni è una persona, grosso modo, giovanile ovviamente, giovane, con un'età tra i 30 35 anni, 40-45 anni su per giù. Il cavaliere di bastoni rappresenta generalmente un uomo single o comunque una persona che, diciamo, a livello sentimentale non ama particolarmente i rapporti fissi. Parlando di bastoni, potrebbe essere appunto un collega di lavoro, comunque qualcuno che lui possa aver contattato da un punto di vista professionale, quindi potrebbe essere un nuovo capo piuttosto che un collega. Questa è una persona che potrebbe averlo aiutato da un punto di vista in particolar modo professionale ed economico-finanziario. Potrebbe rappresentare anche la figura di un parente, però generalmente i bastoni non ci parlano di figure parentelari, quanto piuttosto di colleghi di lavoro o al massimo di amici, comunque amicizie che si sono create appunto in ambito strettamente professionale. A questo punto vi posso garantire che questa è sicuramente una persona comunque molto intelligente e dinamica,
che può in qualche modo, parliamo di cavalieri, quindi di nuovo spostamenti, averlo coinvolto per esempio in un viaggio o nello spostamento in un nuovo luogo di lavoro, posto di lavoro lontano dalla sua abitazione, o che possa averlo portato per esempio a lavorare all'estero, perché solitamente i cavalieri di bastoni, come anche i paggi, rappresentano lo straniero oppure qualcuno che lavora all'estero. E questo confermerebbe anche la carta del mondo, che rappresenta un viaggio appunto ovviamente intercontinentale o anche ovviamente passando da una nazione all'altra. Di conseguenza è una persona che potrebbe, diciamo in maniera piuttosto improvvisa, avergli proposto un lavoro o comunque diciamo un nuovo guadagno remunerativo, quindi molto importante da un punto di vista economico e in quanto a carriera, a cui questa persona non è riuscita ovviamente a dire no. Ok? Ma è una persona fidata comunque questo cavaliere di bastoni, è una persona positiva, energica, che lo ha assolutamente aiutato. Ma vi ripeto, potrebbe essere proprio un collega o comunque un amico, generalmente vi ripeto scapolo, che potrebbe in qualche modo avergli appunto promesso una carriera nel momento in cui lui avesse comunque operato questo cambiamento di sede, per esempio passando da una sede all'altra magari della stessa azienda. Quindi qui si fa sempre di più strada comunque l'immagine di un uomo assolutamente concentrato sul proprio lavoro, quindi sul proprio ambito professionale, economico e finanziario. Potrebbe quindi anche essere qualcuno che possa avergli prestato del capitale, quindi un professionista a cui lui si è rivolto per in qualche modo farsi prestare del capitale abbastanza importante però, quindi potrebbe essere una grande finanziaria. Ok? Quindi sicuramente questa è una persona che lo ha aiutato e sulla quale lui assolutamente confida. Una persona che però purtroppo, proprio anche a livello fattuale, può averlo portato lontano da voi. Potrebbe anche, essendo comunque uno scapolo incallito, aver consigliato a quest'uomo di liberarsi da questo grande impegno, appunto sentimentale, con la compagna ufficiale. Quindi potrebbe essere proprio quella persona, quell'amico onesto, sincero e saggio, che potrebbe avergli fatto vedere la realtà esattamente così com'è. Perché i personaggi di bastoni, se hanno una caratteristica principale e positiva nella loro caratterizzazione primaria, è proprio l'onestà, la trasparenza. Dicono quello che pensano. Quindi è una persona che potrebbe avergli fatto vedere, diciamo, la situazione in maniera differente rispetto a come lui l'ha gestita sino ad ora. Però è un personaggio molto positivo per lui, di conseguenza lo è anche per voi. Allora, a questo punto vediamo il filo rosso, quello che vi continua a legare, quello che vi lega a quest'uomo. La temperanza. Allora, sicuramente questo rapporto riprenderà, perché il karma vuole che questo rapporto riprenda, però effettivamente la temperanza ci parla di tempi lunghi, quindi o è un rapporto che sta andando avanti da tantissimo tempo il vostro, vi conoscete da tanto tempo, anche magari anni addirittura, oppure è un rapporto che andrà avanti per altrettanto tempo, quindi un rapporto che comunque prevede sicuramente degli alti e bassi, ma prevede comunque una complicità, una armonia, un desiderio, dei sentimenti che non verranno mai meno. La carta della temperanza ci parla proprio comunque di una guarigione, quindi sicuramente voi andrete avanti in questo percorso che sarà, vi ripeto, sì, magari un percorso a volte un po' accidentato, ma che prevederà sicuramente una riappacificazione, perché la temperanza rappresenta proprio il rifare pace con tutto ciò che sino ad ora, diciamo in qualche modo, è stato lontano da noi, che ha costituito magari un ostacolo o qualcosa che purtroppo a nostro malgrado ci è stato tolto. Quindi in qualche modo questa persona sicuramente riuscirà a trovare un accomodamento, una sorta di quadra tra la sua nuova vita, magari il suo nuovo lavoro e ovviamente il rapporto con voi. Quindi sicuramente questa persona arriverà ad un momento di grande moderazione, che è appunto il significato primario della temperanza, per cercare in qualche modo di mettere d'accordo ragione e sentimento. Ecco,
A mio avviso in realtà c'è un qualcosa di questa carta di particolarmente bello. Vedete, qui da un contenitore all'altro viene rimescolata costantemente la stessa acqua. Quindi questa persona non ha mai cercato di sostituirvi con qualcun altro o con qualcos'altro. Non ha mai gettato via voi per ovviamente trovare qualcun'altra. Assolutamente no. È una persona che ha cercato e sta cercando semplicemente armonia. Ma arriverete sicuramente ad una forma di riappacificazione. Questa carta rappresenta una delle canzoni che io amo di più dei Nirvana, Penny Royalty. Quindi in realtà è chiaro che in questo momento questa persona ha dovuto mediare tra il proprio desiderio, che siete voi, e la soddisfazione della propria vita da un punto di vista, per esempio, economico-finanziario. Riuscirà a trovare, vi ripeto, un equilibrio? Assolutamente sì, ma in questo momento questa persona ha dovuto in qualche modo effettuare delle scelte che purtroppo hanno messo magari voi da parte, ma vi ripeto, non vi ha mai sostituito, Quindi non ha mai pensato di chiudere il vostro rapporto, che non andrà appunto a chiudersi, perché la temperanza rappresenta anche delle comunicazioni, quindi anche in questo caso dei messaggi, comunque anche una richiesta di scuse da parte di questa persona, proprio per cercare appunto di riappacificare la situazione. Allora, in questa posizione c'è appunto il consiglio degli arcani, cioè che cosa vi viene consigliato ad oggi appunto di poter fare o effettuare. Un altro arcano maggiore, allora la carta del mago. Allora, in questo caso vi viene consigliato comunque di dare spazio a questa persona nel caso in cui questa persona si faccia risentire. Abbiamo visto che ha tutte le intenzioni di farlo, poi comunque vedremo nella carta del futuro, però questa persona ha intenzione di farsi risentire. Nel caso in cui questo accada, il mago ci parla proprio di comunque rispettare, se ovviamente volete ragazze, perché la scelta è solo nelle vostre mani ovviamente, questa presa di posizione, questa sorta di allontanamento da parte di questa persona, perché ci sono delle motivazioni ben precise che poi lui ha intenzione appunto di darvi, e di conseguenza dategli udienza, cioè in qualche modo cercate di fare in modo che il vostro rapporto non subisca un ulteriore stallo, perché la carta del mago ci parla proprio di comunicazione, anche in questo caso ci parla proprio di, diciamo, una sorta di decisionalità importante che vi porterà comunque a collaborare con quest'uomo. Questa carta rappresenta una canzone, diciamo, simbolo dei Nirvana, Come As You Are, quindi cercate di dimostrare a questa persona che voi gli siete comunque amica, magari anche di farvi avanti, per esempio se potete con un gesto anche piccolo, per esempio potete postare sui social una canzone che vi ricorda lui e di cui lui ovviamente conosce il significato, oppure per esempio una foto in cui fate capire che vi manca una determinata persona del vostro passato, qualcuno che amate. Quindi cercate in qualche modo di far capire a questa persona che comunque voi ci siete, che voi andreste verso di lui, che siete disposte a riabbracciarlo, a riaccoglierlo. Fate capire a questa persona che comunque voi avete la vostra vita, la carta del mago, il vostro lavoro, le vostre amicizie. Fate capire che voi non avete maschere, ma che sapete comunque cavarvela, al di là di tutta la negatività che ci può essere appunto nella vita quotidiana, ad esempio lo stare lontano da lui. Fate capire a questa persona che comunque voi avete gli strumenti per stargli lontano, ma anche per riaccoglierlo nella vostra vita. Quindi ricominciate da capo. Primo arcano maggiore. Guardate, primo arcano e ultimo arcano. Quindi in questa stesa si parla proprio di un nuovo inizio, una fine di un ciclo precedente estremamente negativo per iniziare un qualcosa di completamente nuovo. Il mago rappresenta anche una spinta ad osare, a volere desiderare nuovi grandi progetti. Quindi è chiaro che si parla di abilità,
di talento anche a livello comunicativo. Nel momento in cui questa persona vi richiamerà, cercate di far capire a questa persona che comunque lui vi è mancato, che comunque per voi lui è importante e che lo sarà sempre. Fate capire a questa persona che comunque voi ci siete, ma che avete sofferto. Quindi cercate in qualche modo di essere anche voi pulite e trasparenti in ciò che direte. Non nascondete i vostri sentimenti, ma ovviamente senza aggredire la persona, cercando invece un ponte comunicativo per andare avanti, per ricominciare. Primo arcano. Che avete forza mentale, che siete persone intelligenti, vi ripeto, in grado di cavarvela anche tranquillamente senza di lui, ma non fatevi vedere in qualche modo arrabbiate, rancorose nei suoi confronti, ma disposte comunque a cercare di capire, perché il mago rappresenta l'intelligenza, quindi cercate anche di far capire a questa persona che d'accordo siete disposti a riaccoglierla nella vostra vita, ma a patto che questa persona ovviamente si apra con voi. Perché ovviamente altrimenti non si può pensare di far parte della vita di una persona se poi gli si tengono nascosti, per esempio, eventi o anche situazioni o decisionalità così importanti come in questo caso. Vediamo a questo punto l'ultima carta che rappresenta appunto il futuro tra voi e questa persona. Ragazzi, l'asso di pentacoli. Allora, questa persona vi richiama assolutamente. L'asso di pentacoli, tra l'altro, è una delle carte che maggiormente rappresentano appunto la comunicazione, quindi un po' come tutti gli assi, però generalmente l'asso di pentacoli rappresenta delle comunicazioni tra l'altro molto veloci, nonostante si stia parlando di pentacoli, ma essendo un asso rappresenta proprio delle comunicazioni molto importanti. Vi ripeto di nuovo, comunicazioni importanti, quindi questa è una persona che ha tutta l'intenzione di raccontarvi che cosa gli sia accaduto e cosa abbia scelto per la propria vita, quindi asso di denari, quindi comportamenti votati alla concretezza, appunto denari, quindi questa persona assolutamente vi parlerà di un nuovo contratto di lavoro che per esempio potrebbe aver stipulato, dei nuovi affari, del denaro che in qualche modo gli è appunto giunto e che rappresenta ovviamente il principio di partenza per una nuova vita, perché ovviamente la potenzialità del seme di denari rappresenta proprio l'espansione, quindi il miglioramento in maniera totalizzante. Tra l'altro l'asso di denari è una lama assolutamente favorevole perché rappresenta proprio quel, diciamo, amuleto che in qualche modo annulla i cattivi presagi di tutte le carte vicine, preannunciando grande felicità, quindi benessere, sogni che si avverano, soddisfazione un po' in tutti i campi. Quindi sicuramente voi avrete le vostre soddisfazioni in ambito appunto sentimentale per quanto riguarda questo rapporto. Quindi sicuramente è una carta messaggera d'amore. Vi ripeto, il legame tra voi e questa persona sicuramente rimarrà solido, appagante. Parliamo di denari, quindi anche da un punto di vista materiale questa persona vi desidera molto, quindi ci potrebbe essere anche un incontro molto importante, fisico, fra di voi, che vada in qualche modo a risancire comunque una grande armonia. È la carta anche del fidanzamento, del matrimonio, cioè questa persona potrebbe anche arrivare da voi parlandovi sul serio, quindi in qualche modo dicendovi che con la sua compagna ufficiale le cose non vanno più bene, ok? E che quindi ha intenzione di gestire un nuovo rapporto con voi. Quindi innanzitutto l'asso di denari ci parla di un'importante comunicazione di carattere pratico entro breve tempo e ci parla di una rigenerazione, di una guarigione. Quindi vi arriverà sicuramente un messaggio molto importante da parte di questa persona che vi farà capire obiettivamente che questa persona non vi ha mai dimenticato nella maniera più assoluta. È un messaggio che vi porterà, vi ripeto, grande felicità e che ovviamente voi sentirete come una sorta di botta di fortuna, per cui le vostre preghiere e comunque i vostri desideri verranno assolutamente esauditi. Quindi obiettivamente tra di voi ci sarà un nuovo inizio, ma questa volta sarà molto più concreto e tangibile, cioè voi vedrete in questo rapporto con quest'uomo delle nuove opportunità, quindi comunque delle opportunità che evidentemente
nel vostro rapporto precedentemente non c'erano. Quindi è come se in qualche modo questa persona torni da voi proprio per gestire il vostro rapporto in maniera completamente diversa. Ma questa persona lo può fare perché appunto ha attraversato questo momento di grande cambiamento. Se notate appunto in questa foto abbiamo questo giradischi che appunto permette di ascoltare probabilmente questo disco e una canzone in particolare, preparata evidentemente dopo molta fatica, può rappresentare appunto un album sul quale si è lavorato molto e appunto dopo tante fatiche si arriva ad uno scopo, quindi ad un successo, lungamente ovviamente perseguito. Quindi in realtà l'asso di Pentacoli rappresenta proprio tutto ciò che noi abbiamo sempre desiderato e che si va a concretizzare, portando quindi grande soddisfazione. Dopo averci lavorato tanto, ok, dopo aver coltivato per molto la possibilità di ottenere finalmente tutto quello che noi volevamo. Quindi i nostri sogni, le nostre fantasie, i nostri desideri si realizzano, ma grazie comunque al nostro lavoro concreto. Quindi sicuramente il vostro sarà un rapporto che in qualche modo volgerà alla stabilità, quindi sicuramente il rapporto tra voi e questa persona andrà avanti per diverso tempo ed è sicuramente una persona che ha tutte le intenzioni di portare avanti il rapporto con voi. Vi ripeto, anche le tempistiche sono piuttosto veloci perché qui abbiamo appunto questo asso di denari che ci parla quindi di comunicazioni che avverranno sicuramente entro massimo qualche settimana, ma io potrei anche azzardare da qualche giorno a qualche settimana, massimo proprio ragazzi a tirarle un mesetto, però obiettivamente sono delle situazioni che si andranno a sbloccare favorevolmente entro pochissimo tempo, quindi voi avrete notizie da parte di questa persona e ovviamente saranno delle notizie per voi molto molto importanti che vi faranno sentire chiaramente molto bene e finalmente vedrete i vostri sogni realizzarsi appieno. Di conseguenza, buona fortuna e anche buon incontro.